Venere è l'amica di oggi. Ciao Elena. Ciao. Ti chiami Elena o ti chiami Saturno? Proprio Saturno hai scelto. Saturno. Saturno. No, ti chiami Giova. Giova. Mhm. Bene, abbiamo sentito i punti di Venere e la sua terza sessione. Lei ha detto, ce l'ha detto, ce l'ha ricordato come se fosse un fallimento, invece è proprio l'opposto. Venere si mette continuamente in discussione, ha capito molte cose e altre le vuole ancora capire. Non è l'ultima della classe, anzi. Magari non è la prima, ma anche la seconda e la terza sì. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, la vedo come una bimba con un vestitino mm, carino, molto è bianco con tutti i ricami di cotone, ma con tutti i ricami e ha i capelli lunghi legati con un fiocco azzurro Ok. Mm. e Di chi si tratta? saltella. Ah. Allora, è lei in rapporto alle persone intorno a lei, alle persone che si trova ad aiutare. Una Candy Candy, Mm, una Cabbage Patch. mhm. Non so cos'è, ma sì. Come non sai che... sono più No, vecchio io. Ma erano eh, quelle bambole orribili di pezza che costavano un occhio della testa e che le bambine compravano solo perché lo diceva la pubblicità. Poi le portavano a casa e no. dicevano che brutta. E la buttavano. Mm, Poi iniziavano mm, a disegnarci sopra. Cabbage Patch. Se lo ricordano tutti perché mhm, il nome era impronunciabile in italiano. mhm. Va bene, ti dà l'autorizzazione, Venere. Sì, ehm, mi fa vedere che lei è in questo prato, ok, e lì gioca, saltella, corre, sorridente, ma si rende conto che è un cerchio chiuso e intorno a un livello più alto ci sono tutte le persone che, diciamo, la tengono bloccata in quel cerchio lì. E quindi lei mi dice: vorrei sollevare il mio cerchio oltre loro e andare oltre. Vibrazione. 37 miliardi. Consapevolezza. 203. PS. 49. Vite. 1021. Cervello. 9,8. Nome della PS. Biglia iridescente. E della PE. Cupola di vetro. Ok, chiediamo a Biglia, iridescente, se questa, che è la terza sessione, è un fallimento oppure no. Chiediamo direttamente all'anima, la vera Venere. Allora, la vera Venere dice che invece è proprio il collegamento che c'è tra lei e Venere, nel senso che è molto, si sente molto entusiasta, con tanta carica, perché ha trovato il canale con cui Venere
riesce a fare delle azioni, a essere dinamica per andare verso la sua evoluzione con questo strumento. E non è per niente un fallimento. Ottimo. Il nuovo progetto come si chiama? Salto quantico. Perfetto. Causa esoterica della scelta del nome Venere. V di Venere. Il suo obiettivo amoroso, il raggiungimento della fiamma. Perché Venere? Con la forza Perché di l'amore. Venere. Se Mm. proprio con quella la femminilità, è come se come se ci fosse un canale che è l'energia di Venere, ok? E qui c'è una porta che Venere non si permette di aprire e in fondo al canale c'è la fiamma. Ok, non so se c'è un termine in italiano, ma il punto principale di Venere oggi è la tendenza ad occuparsi degli altri e non di se stessa. Si dimentica di sé. Prima gli altri, poverino, poverina, mai se stessa. Quando si ricorda di se stessa, mh, si arrabbia perché appunto non va bene, ma non agisce per se stessa. Sì, allora, è proprio questo che mi ha fatto vedere subito il cerchio delle persone intorno che è più in alto, ehm, mostra proprio il blocco di Venere, perché ogni persona, se io guardo le facce delle persone, guardano tutti verso Venere, ok? E è una faccia scura di rimprovero. Mm? Quindi quello che riescono a fare le altre persone con Venere è proprio trovare riescono ad agganciare una sua debolezza per cui lei non può fare a meno di aiutarle. Mm, Cioè, quindi l'accusano. Non mi hai sì, aiutato o abbastanza, non mi hai aiutato abbastanza. sì, Erano. come? La rimproverano. Sì, sì, hanno proprio questa espressione di giudizio, sì, di rimprovero, esatto. Mm. Ok. Qual è questa debolezza? Allora, mi fa vedere che è come, allora, se lei, mm, allora, se lei li aiuta, può continuare a correre spensierata nel prato. Se lei non li aiuta, mm, deve mettere tutte le sue energie in maniera molto seria, per riuscire a ehm, superare. Come faccio a spiegare? Vedo proprio loro, no, intorno questo cerchio, lei sotto. Se lei non fa quello che gli altri chiedono, Mm? per poter sopravvivere, non potendo più girare nel cerchio spensierata di prato, ok? Deve scavalcare e con molta fatica superare questo cerchio di persone, ok? Che è scivoloso, tortuoso e ci deve mettere serietà, e tanta energia. Quindi è come se per lei mh, il non aiutare le persone diventa una cosa talmente faticosa e tortuosa e complicata Che che lei ne cede, deve fare a meno, sì, cede, le aiuta e stop. chiede aiuto, esatto. Bene. Quindi c'è la bambina davanti al cerchio, sopra il cerchio di persone. Mhm, Bene, diciamo alla bambina che esiste una seconda strada. mhm. Si accende, occhio di bue, una seconda strada che semplicemente la porta alla porta di una delle attrazioni di una parca degli anni passati, il Palazzo degli Specchi.
Mhm. La lasciamo alla porta. Sì, dimmi. Sì, in effetti è vestita un po' come sembra un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. Mhm. La lasciamo lì davanti, la porta non è chiusa a chiave, può aprirla quando vuole, il biglietto è Mhm. pagato e noi ce ne andiamo da un'altra parte. Se poi ogni tanto vedi che lei fa qualcosa, per esempio torna indietro da quelli che deve aiutare, entra nel palazzo, non entra, lo distrugge, gli mette una bomba, quello che fa, me lo dici. Mhm. Ok. Bene, biglia iridescente, Mhm. domanda, zitella. Sì, allora è un po' come se è un po', allora, un po' rispecchia un po' la situazione in cui si trova rispetto a queste persone. È come se fosse un retaggio familiare, no? Quindi, allora, se tu non fai delle cose, rimani zitella, ma facendo quelle cose che lei sta facendo ora per gli altri, rimane zitella lo stesso. Ok, quindi è come se rispecchiasse il tipico comportamento, la tipica situazione di una zitella intese come quelle di una volta, no? Tipo la perpetua o una cosa così, che fa tutto la bella faccia, no? Che aiuta tutti gli altri, poi dentro ha una rabbia incredibile perché non riesce a essere libera di essere se stessa. Mm? Quindi è come se per Venere la parola zitella fosse uno spauracchio perché racchiude tutta questa situazione di blocco. Più lei, più passano gli anni e più aiuta le persone, più lei si sente incastrata in questa parola. Causa esoterica del fatto che questa parola la perseguitava già e la preoccupava già a 12 anni, 11-12 anni. Sì, era proprio quello che le veniva mostrato in famiglia, nella sua famiglia molto grande, diceva, no? Quindi è come se fosse anche quello un'accusa. Quindi stai attenta, cioè tipo, magari per altri bambini, mi ricordo da piccoli magari ci dicevano se non fai il bravo ti metto in collegio e lì era se non fai la brava diventi zitella, ecco. Quindi è proprio un'informazione e un'energia che le è venuta inculcata fin da bambina e quindi appena lei è diventata, iniziava preadolescente, no, ok, quindi all'inizio della pubertà, ha iniziato a muoversi con quello spauracchio lì, però E facendo proprio il contrario, nel senso, trovandosi nella situazione, cioè più lei cercava di contrastare questa cosa, più si trovava invece in quella situazione lì, no? Venere, la parente zitella, è viva? Sì. Ah, ok, perfetto. La chiamiamo allora, la mettiamo nel cinema. Cinema aperto anche all'ex, posso dire di che paese? Israeliano. Ok. E Elena ride. E ride sempre Elena. Un po' di Sì, serietà. è arrivata. La serietà è quello che vorrebbero imporre a Venere. E lei invece riesce a vivere meglio nell'ilarità. Allora è arrivata questa parente, tutta così, Adesso che fa. pare sia ammalata anche gravemente. Mm. È entrata e prima di sedersi ha spolverato la sedia davanti perché aveva un po' di polvere sopra. In tutta serie ha fatto così e poi si è seduta. Mhm. E l'israeliano? Allora, l'israeliano è entrato cercando di fare una specie di rito
Mm, con le mani, ho iniziato a fare tutti dei movimenti così. Ma che è inefficace perché non è il suo posto, non può fare quello che... Cioè è inutile che si mette a muovere le mani e fare, tanto non può fare nulla. Solito concetto, entra per imparare o se ne va. Per imparare, no, lui vuole entrare per Interferire, convenire. per interagire, Mm. dando il suo punto di vista bene fuori. Il fratello, fuori, via. Mhm. Se c'è bisogno entro io e do calci. Via. No, è andato, lo sa che tanto non può far nulla. Il Chiamiamo il fratello. fratello. Sì, è arrivato, però un po' scocciato, che lui ha da fare. Qua si impara, non c'è nessun obbligo di andare a lavorare, impegni, eccetera. È la sua parte subliminale che viene invitata. Mm. Sì, ha deciso di stare, anche se c'è una parte che, come se gli dicesse scappa, no? Nel senso, con la scusa di dover fare, vuole portarlo via, ma lui sta, si è seduto e sta. Genitori. Mm. Allora, c'è la mamma che si siede più o meno a metà e pretende che Venere scenda dal palco e vada lì a sistemargli la gonna. Ma Ma, infatti, eh, Venere non ha chiesto un cinema, l'ho chiesto io per analizzare la zitella. E piano piano Venere mi sta scrivendo chi invitare, è sempre lo stesso discorso. mm. Quindi i genitori vengono, non vengono e basta, vengono o non vengono. Voglio sapere solo questo. Sì, sì. Basta. Non chiedono, non pretendono, assistono allo spettacolo che è gratuito e se ne vanno. Non ci sono gonne da sistemare, non ci sono tè, caffè, una tisana, no, niente. Mm. Bene, voglio la zitella. La zitella ha qualcosa da dire? Sì, stai composta. Vabbè. Va bene, causa esoterica del sentire, zitella da bambina, te lo richiedo. La paura proprio di diventare quella cosa lì. Perché? Non è un pensiero di tutte le bambine. No, 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 era proprio un... Allora, perché per lei zitella era rimanere senza figli e compagno. E quindi c'era proprio la paura. Allora, mi fa vedere lei con, io direi, le donne della famiglia, quindi potrei dire questa parente qua, zitella, una nonna e la mamma, che l'additano e le dicono fai così, 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 se no nessun uomo ti vorrà e non avrai figli. Ecco, questa roba qua. Io direi iniziando dalle medie perché secondo loro era l'età in cui iniziavi a poter interagire, no? Con la parte con Mhm. la figura, con un'eventuale figura maschile. E l'esperienza esoterica Mhm. che la sua PS
cercato di portarla a fare. Era quella di scavalcare quest'idea che gli veniva imposta e dimostrare a se stessa che ci sono infinite strade nelle cose. Cioè non è bianco e nero, ma è infinite possibilità. Ok, quindi come faccio a spiegare? Quello che vedo è la figura della mamma principalmente, Venere piccola, ok, e la PS che portando Venere ad andare sempre verso la mamma, voleva farle scoprire che ci sono delle vie che possono girare intorno, no? Quindi finché tu fai così, c'è la mamma che ti blocca e ti frena e contro cui ti scontri. Se tu vedi che invece non ci sono dei muri, ma c'è lo spazio aperto, ci puoi girare intorno e trovi la via libera. Ecco. Non so se sono riuscita Ok. Interferenze eteriche. Allora, c'è un falco che però ha la faccia da, mi viene da dirti diavolo. Quindi secondo me non è un falconiforme, ma è un'interferenza del secondo universo che si camuffa da primo. Mm-hmm. E vabbè. E poi c'è un uomo del tempo e c'è il corrispondente uomo del tempo bianco, sai che avevamo visti? Sì. Ecco, è il corrispondente dell'uomo del tempo nero. Uomo dello spazio, cioè spazio inteso come Sì. Tempo-spazio, no? eh, Non lo spazio non lo spazio siderale. universo, esatto. Spiegami. Cioè, cos'è Allora, l'uomo dello quello spazio? bianco, Mi ricordo che c'era, ma non mi ricordo le caratteristiche. l'uomo dello spazio, che è però in questo caso è corrispondente all'uomo del tempo, quindi Ah, non sono due, è uno solo. no, sono due, Sono ma due. c'è quello bianco e quello nero e agiscono in coppia, nel senso che uno agisce sul tempo e l'altro sullo spazio, quindi viene fermato o modificato il tempo e viene cambiato lo spazio. Mhm. Sì, è come se quello dello spazio cambiasse prospettiva. Che ne so, Venere guarda in una direzione, ok? Che ne so, sulla riva di un lago, ok? Guarda verso l'acqua. In quel momento l'uomo del tempo ferma o modifica il tempo e l'uomo dello spazio fa sì che Venere si ritrovi a guardare dalla parte opposta. È un esempio questo, ma Ok. ecco, una cosa così. Altre eteriche? No, eteriche no, ci sono due EDL. E mentali. Mentali c'è questo, c'è ricatto di genuinità, quindi proprio questo cerchio, questo prato rinchiuso in un cerchio di persone. Livello? 7. E poi c'è filo del telefono e c'è che è di livello 4 ed è quello che le fa
perdere l'informazione di come vivere qua sul piano terreno, non so come dire. In eterico mi fa vedere che c'è questo filo, ok, che è attaccato alla presa del telefono, come i fili vecchi, ok? C'è il filo e se lei guarda in fondo però non c'è il telefono, quindi come se avesse perso la comunicazione con la capacità di stare su questo piano. Mm? Quindi c'è questa entità mentale che fa sì che lei sia spersa, mm, quando cerca l'informazione per come muoversi va in confusione e non ha più memoria, come se non avesse più memoria in eterico. Altre? No, queste due. Impianti. Impianti c'è un cerchio nella testa di un metallo stagno, di contenuta stagna, che proprio non fa passare le informazioni reali tra l'interno e l'esterno. Poi? E poi gli hanno messo in questo periodo, gli hanno messo due placchette sulle creste iliache, ok? A cui agganciano, questo è l'uomo dello spazio che gliele ha messe con queste due corde che fanno sì, che gli fa appunto cambiare direzione, come dicevo prima, no? Quindi che la fanno stare dove dicono loro. Ok, causa esoterica dei problemi alle anche al bacino, con forti dolori. Secondo me sono questi due impianti qua che hanno messo ora. E perché? Perché lei ha trovato il modo. Allora, quando lei era, posso dire dove era quest'estate? Sì, sì, sì. Ok, quando lei era in Sardegna a lavorare, si sentiva molto bene, e aveva le vibrazioni talmente alte che non riuscivano a interferirla. Nel momento in cui l'ha finito ed è tornata qua, ne hanno approfittato per far sì che lei non trovasse più una dimensione così stabile per lei, perché non l'avrebbero più interferita. Cioè, quello che vedo, secondo me, le interferenze sono tornate da poco, ecco. Mm. Lei ha richiesto l'intervento delle interferenze per capire cosa? Perché le interferenze non sono dei nemici, sono Mm. create da noi. Questa frase buttata lì così dovreste ripetervela tutti i giorni 20.000 volte. Le interferenze sono mie, le ho create io, le ho volute io, mi servono, quando non mi servono le butto. Se continuo a non capire quello per cui sono venute, le ho fatte venire, resteranno sempre lì o si diventeranno sempre più cattive, pesanti, ok? Allora, per due ragioni. Allora, prima per farle vedere che tornare qua dove è adesso è tornare indietro, nel senso che mm, per ora, adesso, in questo periodo, in questo momento della sua vita, non è il posto dove lei deve stare, perché lì c'è ancora tutto il meccanismo vecchio. Mm? Ma lì dove sta adesso? Sì, dove sta adesso. Ah. Quindi c'è tutto il meccanismo, devo aiutare tutti, la routine che fa sì che le sue vibrazioni a volte si abbassino e quindi che rimane statica, in eterico è come se la vedessi statica, ok? Senza la possibilità di dinamismo, di evoluzione. E l'altro motivo è proprio perché, dato che è tornata qui, con le interferenze, lei ha potuto riapprocciare a questo meccanismo che è quello di richiedere una sessione che la sua PS ritiene per Venere molto, molto funzionale, molto costruttivo. Ok, questa sessione nasce dalla morte di Sinead O'Connor. Muore Sinead O'Connor, io metto il video dove lei dice tante belle cose a Papa Wojtyla col suo dito medio su Facebook e Venere, mi sto sbagliando, Venere mi scrive in privato che facciamo l'indagine e salviamo la poverina. E io gli rispondo
pensa a te stessa che questa qua era una che faceva le sue cose, eccetera. Va bene, dov'è Sinid? È la prima volta che vedo questa cosa. È come se lei fosse riuscita a trovarsi, ma incastrata, ma in un certo senso. Allora, adesso no, parto da un altro punto perché è difficile da spiegare. Allora, in genere, personaggi famosi che erano interferiti in vita li vedo spesso come se fossero in un posto dove c'è una teca, dove possono continuare da disincarnati a vivere, non solo da disincarnati, a volte anche in un'altra dimensione, ok? E continuare a vedere cosa succede sulla Terra. Mm? Come se ci fosse un vetro e loro possono Lei vedere. no. Lei no perché si è ribellata nel passaggio, si è ribellata, quindi è riuscita a rintracciare una certa frequenza vibrazionale, Mhm. ok? È riuscita a entrarci e poi è stata limitata lì, bloccata lì. Ma in questo piano, è come se ci fosse un piano, ok? Lei può agire su delle energie e in un certo senso su alcune persone famose che lei ritiene che agiscono in una certa maniera sull'umanità, lei riesce a creare un minimo di interferenza. Però è incastrata lì, nel senso che lei pensa che stia facendo, mm, no, che sta agendo in maniera molto potente, ma in realtà dà solo un po' fastidio. Ecco, non so Sinid se è sono riuscita a nata spiegare. maschietto? Sì, secondo me fino ai 4-5 anni. Come hanno fatto a trasformarla in bambina? Allora, hanno agito a livello cellulare con tipo delle terapie. Boh, in eterico è come se, vedo che è come se mandassero degli impulsi di qualche genere. In eterico è come se quando le veniva fatta questa terapia, tutta la parte cellulare diventava gialla, giallo fluorescente quasi, ok, per tutto il tempo della terapia. Ma è una tecnologia cosa? Mm. Aliena? Secondo me sì, la vedo in quei laboratori tipo potrebbe essere anche Progetto Monarch, quei progetti lì. Qual è il Sia il- fine? Perché? È come dire l'anima ha scelto maschietto e noi le trasformiamo contro il suo sì, volere. È la prima violenza, no? Lei voleva fare sì, un'esperienza da maschietto e invece si è ritrovata femminuccia. sì, lo fanno per il controllo e per rendere, com- per creare confusione all'interno dell'organismo e a livello emotivo e mentale, in Ok, maniera tale che nella confusione tutto è più controllabile e in più a un certo livello, a seconda di quello che serve, cioè se io guardo il loro progetto a lungo andare, a seconda di quello che serve, loro possono riportare l'essere umano, o maschio o femmina, a un certo punto. aveva l'utero, Sinid? No. Quindi non riescono a riprodurre tutto dal passaggio maschio-femmina. È come se tenessero in stand-by tutte e due, quindi più verso una parte, ma l'altra parte non del tutto Annullata. inibita. No, Esatto.
Ma i genitali di Sinid in questo caso erano funzionanti? No. Lei provava piacere in Come, un rapporto? secondo me da dietro e basta, Va. solo dietro. Progetto Monarch, la cosa peggiore che le hanno fatto, oltre a questa, e che l'hanno fatta incazzare così tanto che agli albori della sua carriera fece quel discorso interessantissimo in diretta, nessuno ha potuto censurarlo, con tanto di foto strappata. Fight the enemy. Mm, mm, mm. Allora, mi fa vedere che quando era lì è talmente forte la sua sensazione che riesce a trasmettermi quanto era intensa. Nella sua testa veniva riprodotta un'enorme una via di mezzo tra un'ape e una vespa, presumo. Questa figura nella sua testa enorme con questi occhi, sai gli occhi che hanno questi insetti con tutte quelle, non so come si chiamano, però hanno tutte quelle Antennine. parti, no? No, no, No. proprio l'occhio, la superficie dell'occhio che è fatta Ah, di... come la mosca. Esatto. E c'era questa cosa che le veniva riprodotta nella testa insistentemente. ehm, e quest'ape, questa vespa, le trasmetteva dei pensieri e delle idee che sostituivano i suoi pensieri e le sue idee. Ok, ma perché lei ha deciso per questo gesto? Era suo? Perché lei si ricordava, è una delle poche che si ricordava questa cosa. Allora, di solito riescono a sovrascrivere la mente. Ce l'ha. Ah. Lei aveva dei ricordi Cosa le hanno e fatto? le hanno sovrascritto la mente con... allora, Ok, ma qual è la peggior cosa che le hanno fatto alla più tenera età? Violenza sessuale? mm, sì, ma Non la le hanno vedo comprato i giocattoli giusti? appesa alle braccia e con dei tagli anche su tutto il corpo e tanto la violentavano. Come hanno fatto, se è nata bambino, a cambiare poi all'anagrafe, diciamo, lei fosse inglese, mi sembra di ricordare, a cambiare poi tutto. Il sistema è quello, ci si mette 2 secondi A cambiare a livello a anagrafico? livello anagrafico, sì, lei è Ma nata no, sì, Jack, però che ne so, mm, non l'hanno proprio dichiarato. esatto, nascono già, cioè lei è una di quelle che è nata già con uno scopo. Landler era la madre, il padre o entrambi? O altri? Fa vedere una figura maschile, ma padre. Non so se era suo padre naturale. Ok, Mm, c'è questa mm. connessione tra Venere e Sinid. Perché? Perché Sinid ha preso in mano la sua vita e si è occupata di se stessa e ha combattuto, e Venere no? Venere Perché? lo sta facendo. Perché Venere sente questa forte connessione? Tutto è nato da Sinid O'Connor, la sua terza sessione. Causa esoterica. È un po' con... Allora, mi fa vedere Venere, come lei spesso vede, su una sedia a rotelle e attaccata a un tubo dalla colonna lombare, da cui estraggono la sua energia. È come se lei avesse riconosciuto degli elementi di Sinid in qualcosa che lei è stata fatta in un'altra vita.
lei non è rimasta, in quella vita che lei vede, non è rimasta sulla sedia a rotelle per un incidente, ma c'è stata Mm. messa. Però Perché? In seguito a torture, così? sì, era un esperimento, delle sperimentazioni che facevano. Mm, mm. Sì, mi fa vedere zona Sud America, ma al nord del Sud America. Venezuela, così? Mm, in un'altra vita, in un'altra delle sue vite. Mm. Quindi questa è la causa. Mm. Un'analogia di torture. Un'analogia di torture, sì. Lei è stata collegata, esatto, il poverina era perché lei si ricorda le torture sue. È stata agganciata dalle torture subite da Sinita. Causa esoterica delle difficoltà economiche. Le sono create dalla staticità del posto dove è ora. Le vengono create da lì. È un po' come se fosse la sua PS, che adesso dice, adesso o ti sposti da lì o stai così. Se tu stai qua, stai così. Per ora, finché lei non riesce a sganciarsi completamente da quel meccanismo e in questo momento della sua vita lo può fare solo andando altrove. Lei, Ma andando altrove, come tipo in Israele, grazie all'aiuto di qualcuno? no, allora andando altrove, trovandosi un posto come ha fatto quest'estate in Sardegna. Ok, lei in Sardegna stava benissimo, si sentiva molto radicata, riusciva a gestire la quotidianità in maniera centrata. Ok, quindi lei si deve trovare il posto da Mhm, sola, come ha fatto in Sardegna. mhm. Mm? C'è un posto che ha più probabilità? Aspetta, anzi, Israele che è fatto dal uomini del tempo, uomo dello spazio. È la deviazione che gli hanno creato per far sì che lei non trovi il suo posto. Ok, quindi il Quindi non c'è posto è Israele, se dove c'è di tutto di più lì sotto. Non è mm, un caso che lì ci sia un eterno casino. no, infatti, assolutamente. Mhm. C'è un posto che risuona meglio con Venere, che non significa che poi, adesso tu lo dici, e Venere va lì. Significa che può essere, non so, Sardegna, beh, è un'isola. Mm, diciamo che potrebbe a ripartire dalla Sardegna, mi viene da dire. Mm? Quindi è come se avesse fatto il primo step, no? Quindi lì dove abita adesso è tornare indietro. Lo step che aveva fatto era la Sardegna, ok? Quindi tornare in Sardegna e da lì fare lo step successivo, trovare lo step successivo, ecco. Causa esoterica del blocco sessuale e del blocco relazionale. Ehm, mi fa vedere che è come se lei associasse la figura maschile all'uomo con cui ha avuto l'ultima relazione. Quindi anche qua è un po' la monotematicità della via, no? Quindi come il muro che aveva davanti con sua mamma, no? Quando che in eterico io vedo che lei quando aveva più o meno 12 anni mh, non riusciva a trovare un'altra via diversa da quella di o fai come dico io, diventi zitella, no? In realtà c'è un'altra via. E qui è un po' la stessa cosa, quindi è come se lei associasse la figura dell'uomo alle relazioni che ha avuto, ma in particolar modo all'ultima relazione. Quindi l'uomo è quello, quindi è no. Mm? Mhm. Invece è proprio esistono infinite vie
e basta girarsi anche solo di 10 gradi e vedi che la via è libera. Mhm. Ecco, quindi è... mm, mm, in concreto potrebbe essere... ehm, come faccio a spiegarlo? La vedo che esce e è come se facesse un'indagine, mi viene da dire, quindi esplora con delle domande. Io in eterico la vedo che conosce persone nuove, anche uomini nuovi, con lo scopo di fare domande, tra virgolette, quindi incuriosirsi rispetto a, mm, a come sono le persone in generale, ok? E questo può essere utile per lei per farle vedere che non c'è una sola via, ma ce ne sono infinite. Ok, torniamo un attimo alla bambina Alice davanti Mhm. al Palazzo degli Specchi. Che fa? Allora, aveva aperto la porta già prima e stava e guardava dentro. Da fuori vede che ogni tanto si illumina uno specchio con un colore, è come se avessero delle luci LED intorno, ok? E ogni specchio di un colore diverso, ogni tanto se ne illumina uno. E lì e lei è molto indecisa su quale colore seguire, ecco, e La quindi nostra non Alice si nel Paese muove. delle Meraviglie, Venere. Mm, Ok. Va bene, io adesso le faccio, per accelerare un attimo la cosa, un esempio. Ho il mio Palazzo degli Specchi, entro, mhm, diverto, trovo l'uscita, vedo me stesso continuamente, vedo me stesso, vedo me stesso, vedo me stesso. mm, Se voglio, mi faccio delle domande, qual è il mio lavoro ideale? E vedo infiniti me stessi, che hanno dei lavori diversi, leali, con infinite sfumature. A livello mm, relazionale, come posso essere messo? Vedo infinite persone accanto a me mm. e infiniti luoghi, persone più luoghi. Intanto cerco la mia Esatto, strada, questa cosa. ma vedo me stesso, quindi non Mm, vedo me stesso che, non vedo le persone che aiuto, la vecchietta, la zitella, no, vecchietta zitella no, l'amica, per esempio Venere mi ha citato un'amica che le succhia il sangue. Mica che le succhia il sangue, non la chiamiamo per l'ennesima volta nel cinema. È gestibile perché mm, ormai la comprensione in eterico è quella che si ha nel Palazzo degli Specchi. Se mm. la bambina Alice nel Paese delle Meraviglie, o Venere, che dir si voglia, vuole capire profondamente per chi è venuta qui, si trova adesso velocemente dentro il Palazzo degli Specchi l'uscita. L'uscita in realtà non c'è, lei non è in trappola, ma se se ne va Mm. a farsi un giro nel Palazzo degli Specchi, vedrà infinite volte se stessa. Sì, L'unico vero motivo per cui è venuta mm, qui. la cosa bella che fa vedere Billy ridescente a Venere è Venere che passa, che man mano è dentro il Palazzo degli Specchi, ok? E senza difficoltà e in maniera naturale passa attraverso alcuni specchi, ok? Quindi di colori diversi, che sono lo specchio relazionale, lo specchio di coppia, lo specchio del lavoro, lo specchio del luogo dove stare, ok? Passa attraverso tutti questi specchi in una sequenza che viene proprio naturale fino a che, diciamo, esce, tra virgolette, perché comunque, come dicevi tu, non è che è una trappola, ma passa attraverso tutti gli specchi utili, ok, costruttivi per lei verso il suo benessere e ne esce arricchita di tutto ciò che la fa stare bene. E quindi Billy Iridescente fa vedere dall'alto a Venere tutto questo processo. Mm. Fiamma. Allora, la fiamma c'è,
adesso non mi ricordo se le altre volte c'era, ma ora c'è e prende Venere per mano e la porta come, cioè volando, diciamo, in 1000 posti diversi a esplorare il mondo. Mi fa vedere questa immagine qua. Simbolica. Mm. Sì, è come se la fiamma che c'è arriverà dopo, però la vedo dopo il passaggio attraverso tutti gli specchi. Mm? Mhm. Lì c'è e la prende per mano e grazie alla fiamma potrà esplorare tutte le parti infinite di noi, no? Bene, Quelle che abbiamo vediamo, visto. entriamo nel palazzo degli specchi delle Mhm. fiamme. Lei con la sua fiamma vedrà sempre se stessa e la fiamma in 1000 situazioni diverse. Esatto. Mm. Viaggi? Anche viaggi, anche li vedo che fanno sport non estremi, no, non Mm, esagerati, ma che ne mm. so, mi fa Esperienze? vedere esperienze, no? Sì, che ne so, Ah, un giro in sì, parapendio oppure rafting, mi fa vedere tutte queste scene qua, così, arrampicata, mi fa vedere delle cose, escursioni escursioni, varie. gite. Mhm. Sì, mm-mm. Eh, vari tipi di balli, non lo so, li vedo ballare liscio, tango, cioè vari tipi di balli. Mi fa vedere che fanno il bagno, mi fa vedere fiume, lago, mare, no? Una sequenza velocissima così. Quindi è proprio come se probabilmente quando lei sarà pronta la fiamma arriverà per farle sperimentare la Matrix in tutta la sua concretezza. Boh, una cosa così. Benissimo. Mm. Allora andiamo al cluster con Venere. Sì, il cluster è un pianeta, cioè sembra Venere, mm? Mhm. È come se lo aprisse in due, no? Come se si aprisse così. E ci sono dei piccoli scaffali, piccoli piccoli, e diciamo i suoi contratti sono delle biglie però nere o grigie scure e non sono quelle che vuole lei. Via. Sì. Avatar. Via subito. Senza grandi analisi perché non servono. Mhm. Ok. Bene, il falco, che in realtà è del secondo universo, l'uomo del tempo e l'uomo dello spazio, i due DL ci sono ancora. No, Il ricatto di genuinità, che era un 7, e il filo mhm. del telefono 4 ci sono ancora. No, Impianti? no. Bene. E questo l'abbiamo fatto. Ma qual è quella della paralisi? Ma l'abbiamo già vista, però Sì. alla fine non c'è molto da sapere. Diciamo, ah sì, beh, quella vita lì c'è ancora? No, 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 no. L'ha tolta? Mhm. Ok. Nuove vite. Vediamo i vari valori. 831. Nuova vibrazione. Non era bassa, 37, No. con due entità mentali e una 7. Tanta roba. Mm. 37 va già Come se bene. avesse avuto lo strascico della Sardegna. In Sardegna arrivava anche a 70-80 miliardi, eh. Stava su Urla quei aiutando livelli lì. tutti, pensando agli Sì, sì. altri. Mm. Figurati dove può arrivare. No, ma Io Venere infatti, adesso, questo, nel momento rapido per prendere belle decisioni, e, ma in generale appunto se sa
andare nel proprio posto e se sa finalmente farsi un giro nel Palazzo degli Specchi tutti i giorni mentalmente. Solo vibrazione 469 miliardi. Percentuale di consapevolezza, che era altissima. 238. PS, 69. cervello. 10.3 in questo momento. Bene, valori altissimi, altro che ultima della classe, valori altissimi. Finita la sessione, tra un'ora o due, la chiama l'amica rompicoglioni. Aiutami, sono senza la macchina, mi porti domani in ospedale perché devo fare l'esame. Poverina. Poi guardate che poi, se scavate, l'amica rompicoglioni ne ha 50 di strade, sceglie voi perché è la più comoda, che si paga il taxi. Lo chiede alla sorella, ma la sorella c'è avuto rapporto e poi litighiamo, che lo chiedo a Venere che mi dice sempre di sì. Quindi bla bla bla, bla bla bla, un sacco di balle. Sono veramente poche le persone che sono all'ultima spiaggia nel chiedervi un favore. Attenzione, c'è la grande tendenza a essere viziati, comodi, e la persona che dice sempre di sì è la prima a cui si pensa. Bisogno di parlare, mi ha mollato. Sei libera, poverina. Giù, merda, addosso. Lei poi è bella, tranquilla e serena, quella là, e Venere si ritrova piena di tutto il cazzi di sta qua. Cosa fa adesso? La chiama. Poi riceve una mail di una persona che ha bisogno, anche lei, di aiuto di non so di che tipo, e un altro che gli chiede dei soldi. Allora. No, lo vuoi sapere dalla biglia iridescente. La biglia dice: mettiti in un posto dove senti, ecco, potrebbe essere: mettiti dentro al Palazzo degli Specchi e rispondi dal Palazzo degli Specchi. Alla telefonata, al messaggio, alla mail. Concretamente, mettiti in un posto fisico dove sai che c'è solo il tuo spazio e ci sei solo tu. Potrei dare un esempio che mettiti in un cerchio fatto da un filo di lana molto, molto vistoso e rispondi da dentro il cerchio. Benissimo. Targa di metallo come le targhe delle macchine americane in passato, con scritto sopra Zitella. Dove la mettiamo questa targa? La sta tagliando a pezzi. Beh, ci fa qualcosa? L'ha tagliata a pezzi e le ha dato fuoco. Ma il metallo non brucia. Sì, quello lì lo fonde, lo sta fondendo. Bene, in cosa lo fonde? Un ciondolo. No, mentre lo fondeva svaniva. Nel nulla. Bene. Si possono trasformare le cose, si possono eliminare. Sì, Lei ha deciso di assolutamente. eliminarlo. Sì. E il salto quantico, il progetto, è ancora quindi in essere? Sì, allora mi fa vedere Palazzo degli Specchi suo. Dopo c'è il Palazzo degli Specchi con la fiamma e poi c'è appunto me la fa vedere con una vibrazione talmente alta insieme alla fiamma che fluttuano. Boh, ecco, te lo descriverei così. Va bene. Messaggio di Venere a se stessa. È ancora Alice nel Paese delle Meraviglie? Adesso è Venere nel Palazzo degli Specchi. Palazzo degli Specchi. Parola chiave di ogni secondo. Palazzo degli Specchi.
E ogni volta che entra nel palazzo, però, dice questo, Billy Iridescente le dice, non è che entri nel palazzo degli specchi e guardi solo, ogni volta che entri nel palazzo degli specchi scegli uno specchio, Mm. perché E sennò quella rimani statica. è la strada che ti suggerisce, quindi con Sì, l'azione. esatto. Messaggio di lei alla fiamma e della fiamma a lei. Lei alla fiamma, ti vedo in lontananza e sto arrivando. La E fiamma a la lui? fiamma la fiamma a lei dice: Sono qui che ti attendo con il cuore spalancato. Una parola qualunque che definisca questa coppia. Anche uva. Cioè una parola qualunque, quella che ti arriva. Mm. Così vediamo Virtù. quando virtù. Vediamo quando Venere la incontrerà se virtù salterà fuori. Facciamo questo Mhm, gioco. mhm. Non da lei, ovviamente. Cioè che lei porta il discorso sulla virtù, no? Così che lui che Ah, ricade no, di no, tutto. certo. No. Va bene. Ok. Vuoi aggiungere qualcosa? No, la Biglia, vedo vuole molto aggiungere qualcosa? intente, è proprio proiettata ad agire verso il Palazzo degli Specchi lì. Perfetto. Mm. Allora, disconnettiti e torniamo.